Per concludere il lavoro sulle strutture portanti delle sedie mancano da fare ancora alcuni passaggi. Il primo serve a dare alle zampe la loro lunghezza definitiva. Una volta riportata la misura attraverso una fiancata del prototipo e aver sagomato velocemente una battuta da addossare a quella della squadratrice, con questa macchina si troncano entrambe le estremità in un solo passaggio. Per essere rifinite attorno al loro perimetro, le fiancate vengono poi strette tra i morsetti e accorpate in due grandi blocchi. Procedendo in questo modo si stabilizza il passaggio degli utensili, ma curando bene lo squadro dell'assemblaggio e portando avanti il lavoro in modo omogeneo su tutta la superficie, ci si garantisce inoltre la buona corrispondenza finale delle forme. Il punto dove è richiesta più attenzione è all'incontro tra la zampa anteriore e la traversa. Il cambio di direzione deve rimanere netto e privo di arrotondamenti per riuscire a ottenere più avanti una buona linea di incollaggio con la seduta. Un occhio di riguardo va dato comunque anche ai due angoli interni, dove per raccordare bene le superfici si deve procedere a mano con l'abrasivo avvolto attorno a una bacchetta. Dopo averle levigate in coppia anche sulle facce maggiori, le fiancate vengono quindi spostate al banco fresa, dove si procede a smussare tutti gli spigoli, con l'unica eccezione di quelli superiori che verranno a trovarsi in contatto con la seduta. I profili concavi, come quello della traversa, costringono ad avanzare lungo la parte da entrambe le direzioni e a ricongiungere la lavorazione in centro per non ritrovarsi a lavorare in controvena e a correre il rischio di scheggiare il materiale. Le basi delle sedie a questo punto possono essere definitivamente assemblate. Si procede come già visto in precedenza, applicando cioè l'adesivo su tutte le superfici in contatto, così da ottenere il massimo dall'incollaggio. Quattro morsetti per stringere le parti l'una contro l'altra e l'indispensabile controllo dello squadro archiviano così questa fase, mentre per la costruzione si apre un nuovo capitolo fondamentale, che è quello che riguarda le laminazioni con cui si ottengono sedute schienali. Il lavoro inizia dalla sezionatura dei lunghi fogli di piallaccio, che vengono tagliati in ordine 4 alla volta con la troncatrice. Con un sovrapiano dedicato e un pezzo di scarto si riesce a non strappare il delicato materiale sotto la spinta della lama, mentre con una sega a mano si completa il taglio quando la capacità della macchina non permette di farlo. I fogli vengono quindi spostati alla squadratrice per essere rifilati lungo i lati maggiori in modo preciso. Anche su questa postazione si ricorre a un sovrapiano per lavorare bene. Questa volta però l'accessorio fissato al carro è provvisto di un suo morsetto e di una battuta regolabile. In questo modo i piallacci possono essere schiacciati contro il piano con un trave posto a ridosso della linea di taglio, che oltre a impedire qualsiasi movimento, limita le possibilità che la lama scheggi il materiale quando la direzione della fibra si oppone all'avanzamento. Per procedere nel secondo taglio, con cui si definisce la larghezza finale dei fogli,
La battuta mobile del sovrapiano viene regolata sulla misura richiesta attraverso due scale poste alle estremità. Contro la battuta si accosta poi il lato dei piallacci appena tagliato, proprio come si farebbe operando normalmente con la guida parallela del banco sega. In questo caso però il materiale è bloccato sul sovrapiano e avanza verso la lama sfruttando il movimento fluido del carro, a beneficio della regolarità e della precisione del taglio. Se si procede con ordine nei vari tagli, al termine si ottengono da ciascun pacco 4 fogli di misure identiche e venatura pressoché uguale. Accostandoli al libro tra loro, si possono formare così coppie di figure simmetriche rispetto alle linee di giunzione che coprono l'intera larghezza delle sedie. Dopo aver squadrato a misura anche i compensati che costituiscono l'anima centrale delle laminazioni, i fogli vengono accoppiati tra loro sulle facce da incollare con il nastro da impiallacciatura. In questo caso lo vedete applicare per il lungo, ma non è affatto una regola. Se il numero delle fasce necessarie a raggiungere la larghezza è maggiore e il materiale spiana bene, metterlo di traverso può essere una scelta migliore. Per la fase successiva in cui si applica la colla, bisogna procedere in modo organizzato e senza fare confusione. La laminazione va prima composta a secco con i piallacci orientati nel modo prestabilito e poi sfogliata di pagina in pagina per dosare l'adesivo partendo dagli strati più interni in compensato. Al termine gli strati vengono bloccati tra loro con del nastro di carta per evitare che possano slittare e perdere il loro allineamento mentre la laminazione viene inserita nella pressa a vuoto. Del tessuto traspirante presente sulla forma e posato a contatto con l'impiallacciatura impedisce la formazione di sacche stagne di aria che andrebbero a compromettere l'uniformità dell'incollaggio. Dopo aver sigillato il sacco, la depressione viene applicata gradualmente, così da poter correggere eventuali disallineamenti nelle fasi iniziali, e poi portata al massimo e lasciata agire per circa 3 ore. Trascorso questo periodo, le laminazioni vengono estratte dalla pressa e lasciate riposare per ulteriori 6 ore prima di essere di nuovo maneggiate. Completate le laminazioni degli schienali, la forma viene riadattata per essere usata con le sedute. La sua costruzione modulare permette di mantenere inalterata la struttura di base e di sostituire semplicemente il primo blocco di centine con il secondo più corto. Una volta ottenuti tutti i pannelli necessari alla costruzione, ha inizio il lavoro per squadrarli. Il primo dei 2 lati lunghi viene rettificato con la pialla a filo, procedendo lentamente con i coltelli ben affilati per ottenere una finitura priva di strappi sui bordi. Questa lavorazione deve inoltre essere coordinata abbastanza bene con la successiva rifilatura del secondo lato, in modo che la linea di giunzione tra i 2 piallacci rimanga centrata rispetto alla larghezza del pannello.
Bisogna infatti tener presente che sedute e schienale si incontrano posteriormente e che un eventuale sfalsamento tra gli assi centrali dell'impiallacciatura sarebbe facilmente percepibile. Dopo essere stata portata alla sua larghezza definitiva con il taglio del banco sega, la prima seduta viene posta su una delle basi non ancora ultimate per segnare il punto in cui squadrarla frontalmente. Per eseguire questa operazione il pannello curvo viene messo in appoggio capovolto sul telaio di squadro, interponendo un paio di centine sottratte alla forma usata nella pressatura a vuoto. Il taglio, reso stabile in questo modo, viene portato avanti con la lama inclinata di 10 gradi circa ed in 2 passaggi. Con il primo si pratica un'incisione sulla faccia a vista della seduta, con il successivo il taglio vero e proprio trasporta l'eccedenza. Lo scopo di questa procedura è naturalmente quello di ottenere il taglio più pulito possibile sul bordo frontale della seduta, minimizzando il rischio di scheggiare l'impiallacciatura con l'azione discendente della lama. La seduta viene quindi ripresentata sulla base e allineata frontalmente per segnare sul bordo posteriore la sua lunghezza finale. In questa occasione si traccia anche lo scasso che permetterà allo schienale di attraversare la seduta nel suo fissaggio alla traversa posteriore della sedia. Nell'ultimo taglio alla squadratrice si torna a utilizzare le centine per dare un appoggio stabile al pannello, che questa volta è posto con la superficie superiore rivolta verso l'alto. Ciò elimina la necessità del doppio passaggio sulla lama e quello che basta è rallentare l'avanzamento all'inizio e al termine della corsa per salvaguardare 2 brevi tratti che saranno incollati sulla sommità delle zampe posteriori. Successivamente si procede ad aprire grossolanamente lo scasso, prevedendo un paio di millimetri di eccedenza su quello che sarà il suo perimetro finale. Questa misura non basta comunque a mettere a riparo dalle profonde scheggiature che la lama del seghetto alternativo potrebbe produrre sulla faccia superiore del pannello, che per questo motivo viene prima inciso con un coltello. Le sedute vengono a questo punto accantonate in attesa di essere incollate e cedono il passo agli schienali su cui proseguono i lavori. Dopo averli tagliati sui 2 lati, come visto in precedenza, uno di essi viene collocato tra le zampe di una base, all'altezza stabilita in precedenza con il prototipo, per segnare il punto in cui squadrarlo in basso. Il taglio dovrà riprendere l'angolazione del lato inferiore della traversa, misura che viene quindi rilevata e trasferita sulla costa del pannello. L'operazione alla squadratrice questa volta non richiede attenzioni particolari. Lo schienale ha infatti la faccia in vista rivolta verso l'alto e spiana nell'ultimo tratto contro il carro. L'unica cosa da fare è dunque dare alla lama la stessa inclinazione della tracciatura. Il pannello appena tagliato fornisce il riferimento per segnare gli altri, così da poterli lavorare in modo analogo. Sovrapponendolo di volta in volta e facendolo traslare lateralmente fin quando le forme coincidono, lo si usa per segnare il punto in cui squadrare gli schienali successivi. Si ha in questo modo la certezza che rispetto al profilo dei pannelli il taglio cadrà sempre nella stessa posizione. Conclusa la lavorazione su tutti i pezzi, si procede a forare gli schienali nei 2 punti in cui verranno fissati alla base delle sedie.
Si pratica prima un basso fondo da 40 mm di diametro, profondo 5 mm, e poi un foro passante da 16 mm. La lavorazione viene quindi ripetuta sulle traverse, dove sono gli schienali stessi a fare inizialmente da dima per centrare le forature. Anche in questo caso per ogni punto di fissaggio va realizzato prima un basso fondo, questa volta da 16 mm, e poi un foro passante da 8 mm per il quale è necessario guidare la punta del trapano mediante una dima da spinatura. Le madreviti di fissaggio, per una questione estetica, mancano di un'impronta esterna che permetta di tenerle ferme mentre si stringono le viti, e per questo motivo si è scelto di rivestire la faccia interna con del nastro adesivo antisdrucciolo. Una fustella da 16 mm e un cutter consentono di ricavare i dischetti necessari all'installazione, che può essere a questo punto provata per la prima volta. Il passaggio successivo della costruzione riguarda il lato superiore degli schienali, a cui va dato un profilo leggermente arcuato. La curva si ricava lavorando inizialmente con la fresatrice a un compasso su un pannello di MDF, al quale viene poi aggiunta una battuta che consente di posizionarlo in squadro. Il profilo può essere in questo modo trasferito alla giusta altezza sul primo schienale e poi da questo ad uno su tutti gli altri. Il taglio dell'arco viene di nuovo preceduto dall'incisione con il coltello, fatta questa volta seguendo il profilo della dima. Con il solito seghetto alternativo, successivamente si provvede a dare al lato la sua forma approssimativa. La dima viene quindi riposizionata e con un rifilatore e una fresa con cuscinetto si va a perfezionare il lavoro. Mentre superiormente l'incisione a tutelare da eventuali scheggiature, con la faccia opposta si deve ricorrere al sistema meno infallibile ma indubbiamente pratico del nastro di carta. Lavorando con una fresa affilata e togliendo poco materiale alla volta, si riesce comunque ad ottenere un buon risultato. Completata anche l'ultima lavorazione sugli schienali, le sedute possono essere incollate sulle basi. A parte il necessario rispetto dei vari allineamenti, il lavoro richiede soltanto un buon numero di morsetti con cui applicare la giusta pressione lungo tutto il perimetro. Due tasselli sagomati consentono di accostare bene il pannello alla traversa anteriore, mentre degli scarti di compensato flessibile permettono alle ganasce di fare buona presa sulle superfici curve senza lasciarvi segni. Passata la notte i morsetti possono essere rimossi e tornando a usare il rifilatore si può procedere a rettificare il passaggio per lo schienale. La fresa non può naturalmente raggiungere i due angoli interni dello scasso, dove bisogna intervenire per rifinire il lavoro con qualche colpo di scalpello. I lavori di costruzione sono a questo punto terminati e gli utensili da taglio lasciano il campo agli abrasivi. Il grosso si fa naturalmente con le levigatrici, prestando attenzione lungo i bordi e muovendole in continuazione per accompagnare le curve. Per evitare danni nella levigatura della faccia posteriore degli schienali,
All'interno dei fori di fissaggio si inseriscono due dischetti di legno che impediscono al platorello della levigatrice di scavare attorno alle circonferenze. Per smussare gli spigoli delle laminazioni e levigarne i bordi si lavora invece necessariamente a mano, con un tampone rigido e la tela abrasiva. L'accoppiamento reversibile tra le basi delle sedie e gli schienali agevola moltissimo la verniciatura, che può avvenire separatamente sui due elementi. Per quanto riguarda le basi è fondamentale poterle spruzzare su un supporto girevole ed è altrettanto essenziale usare una vernice tixotropica per non avere colature. Con l'aerografo si inizia a coprire il giro inferiore delle traverse e poi si sale lungo le zampe. Le basi vengono quindi rigirate per verniciare nuovamente le traverse sulle facce esterne e quindi la seduta. Mentre la verniciatura delle basi può avvenire senza soluzione di continuità, la stessa cosa non può essere fatta sugli schienali, perché sarebbe impossibile maneggiarli senza lasciare impronte al momento di rigirarli o portarli ad asciugare. La verniciatura deve quindi avvenire prima su una faccia e poi sull'altra. Ciò presuppone che il primo lato venga mascherato per poter verniciare il secondo e impedire all'overspray o alla nebbia, come si chiama in gergo, di attaccarsi sul lato rifinito andandolo a rovinare. Il penultimo passaggio di questo progetto riguarda perciò la rimozione della mascheratura. Gli schienali possono quindi essere montati sulle basi e quello che rimane da fare è mettere le sedie a posto sotto un bel tavolo.